benvenuti in Giappone. Allora siamo saliti sul treno che ci porterà adesso direttamente alla stazione di Ueno, dove abbiamo il nostro albergo. Allora siamo usciti dalla stazione, l'idea era di andare a mangiare qualche cosa eccetera, ma la stanchezza sta prendendo il sopravvento, non ce la facciamo più. E in più, non avendo il wifi perché ci aspetta all'albergo, non siamo collegati e quindi adesso dobbiamo cercare con una mappa, come si faceva una volta, l'albergo, perché io sinceramente adesso non so dove sta. Bene gente, siamo arrivati all'albergo e andiamo subito a dormire perché veramente stanchi e soprattutto infreddoliti. Però non è mica finito qui il video, perché io me ne vado a letto, ma per arrivare subito a quello che vogliamo vedere basta. Ed eccoci qui, finalmente il primo giorno per andare a visitare Tokyo. Però la prima cosa che dovremo fare adesso è prendere i biglietti, perché domani partiremo invece per Kyoto, quindi biglietti per il treno e anche biglietti per la metro, perché quelli ci serviranno non solo per quello, ma lo vediamo più avanti. Sono uscito presto stamattina perché tanto sono ancora col jet lag con l'orario di Roma, ma neanche a fare 200 passi e io mi sono trovato questo tempietto meraviglioso a fianco al nostro albergo. Niente, come avrete dimostrare, mia figlia e mio genero non si sono svegliati e io allora mi vado a prendere un caffè veloce. E poi in mezzo ai palazzi e ai grattacieli trovi questi tempietti. Il Torino Rosso sta a indicare dove appunto è questo tempietto che sta all'interno di questa strada. Quasi quasi mi vengo a fare questa sera degli spaghetti alla bolognese, boscolo occhiano. Mi hanno anche gli spaghetti alla giapponese, che vorrei proprio sapere che cosa sono. E ci abbiamo messo un po' a fare i biglietti per domani per Kyoto, però ci ha aiutato una ragazza gentilissima, tra parentesi sapeva anche qualche parola italiano, e poi abbiamo fatto l'Easy Card che ci permette appunto di prendere tutte le metropolitane. Allora, siamo arrivati qui vicino al Senso G, al Tempio, stiamo percorrendo quello che ritengo sia il mercato coperto, dove c'è il negozio dove vendono il melon pan più buono in assoluto di Tokyo, ma penso di tutto il Giappone. Questo era qualcosa che volevo assaggiare da 8 anni, da quando l'ho visto a Human Safari, il melon pan. Non avete idea. Limone, vaniglia, fantastico. E viene solo 300 yen. Dalla quantità di gente che si vede siamo arrivati al Tempio di Senso G, che è strapieno, anche perché oggi è sabato. Allora abbiamo visto il tempio, abbiamo messo i soldini, abbiamo fatto la preghierina, poi abbiamo preso il bastoncino alla portafortuna e come al solito a me mi ha detto che di fortuna non ce n'avrò mai, un sacco di problemi, come al solito. No, e poi qui fuori ci stanno tutti questi baracchini pieni di roba unta che mi piace tantissimo.
Guardate che meraviglia! Guardate che spettacolo! E adesso la magia. Dentro c'è sta manzo al curry. È meraviglioso, speziato al punto giusto, buonissimo. Allora, quella meravigliosa polpetta che avete visto, crocchetta, chiamatela come pare, solo 350 yen, non sono neanche 2 euro. Solo la disgrazia che in questi posti si paga pochissimo, perché io in pratica, e non è neanche l'una, ho già preso il pollo fritto, gli spaghettoni udon fritti, anzi saltati in padella, il melon pan e la crocchetta col curry, col manzo al curry. Se non smetto io scoppio, troppo buoni. E il tutto non ho speso neanche 8 euro. E qui cucinano il pesce palla, che se non viene cucinato bene è velenosissimo. Uccide un uomo, il suo veleno. Guardate ora la fila che si è fatto qui al melon pan. Ci siamo andati pelo pelo. Buonissimo, meno male che ci andava lo zucchero perché amaro non mi sarebbe piaciuto. Guardate che meraviglia questo murales. E poi lì giù c'è la ragazza che lo sta finendo. Lo Skytree in tutto il suo splendore. Vedete quella lì su? Solo in Giappone esistono queste cose. Quella è una cacca d'oro. Dobbiamo andare a Odaiba per vedere il Team Lab, che abbiamo l'appuntamento alle 16:30 per entrare, però volevamo andarci col traghetto, ma oggi è sabato, era stracolmo, quindi adesso ci stiamo dirigendo alla stazione di Asakusa, prendere la metropolitana e poi raggiungerlo con la metropolitana e poi con bus. Un altro sogno si corona, ragazzi. Sono sotto al Gundam. Che bello! Tokyo by Night. Soddisfatto l'ultimo desiderio, cioè non è l'ultimo desiderio, insomma era un desiderio che c'avevo da tanto tempo, quello di vedere il Gundam. Adesso ritorniamo alla base, cioè Ueno, e lì cercheremo un posto dove mangiare e poi stasera andiamo a nanna presto perché domani si parte per Kyoto e bisogna alzarsi. Allora mi inserisco così di punto in bianco molti giorni dopo a essere rientrato dal Giappone, perché lo stesso giorno avevo fatto la chiusura del video, ma rivedendomi quel video voi non lo vedrete mai, perché in quel momento io stavo dimostrando almeno 20 anni di più di quelli che già ho, perché ero veramente sfinito. Però a parte questo volevo un po' darvi un recap su tutto quello che è successo la prima giornata. La prima giornata è stata molto particolare perché in pratica ti ritrovi all'interno di un mondo completamente diverso da come noi lo intendiamo e come noi siamo abituati. Oltre a questo poi c'è stato il fatto di un'estrema gentilezza e aiuto da parte delle persone più disparate,
senza che noi avessimo chiesto nulla. Per esempio, fare il biglietto al treno per lo Shinkansen ci ha aiutato una ragazza perché i due attendenti erano occupati, premetto che quel giorno era sabato, quindi era pieno di gente, e tra parentesi ogni tanto cercava di parlare uno stentatissimo italiano, perché ha un'amica delle Marche e quindi con noi si voleva anche un pochino allenare nel parlare l'italiano, però è stata gentilissima, è stata veramente carina. Oltre a lei ci sono stati altri due signori che nel frattempo durante la giornata, quando avevamo difficoltà a capire un po' la metropolitana, che poi alla fine è stata abbastanza facile, ci hanno chiesto se avevamo bisogno d'aiuto, senza che noi avessimo chiesto niente. Ed è una cosa che sinceramente, almeno parlo qui di Roma, un po' l'abbiamo persa, perché eravamo così anche noi un po' di tempo fa. Inoltre in questa giornata siamo stati anche fortunati perché andando al Tempio Sensoji c'era una festa che per i giapponesi è molto sentita ed è la festa del Setsubun, spero di averlo pronunciato bene. In pratica è la festa che precede il cambio di stagione. Inoltre quello che avete visto che lanciavano i sacerdoti non è altro che un sacchettino con dentro di fagioli che vengono poi lanciati per scacciare via gli spiriti maligni e a volte vengono rappresentati da alcuni figuranti con delle maschere particolari. Quindi anche su questo siamo stati veramente molto fortunati. Poi al di fuori di questo tempio c'erano dei baracchini dove si poteva mangiare quello che succede un po' nelle nostre sagre paesane, però qui stavamo a Tokyo. E devo dire che mangiando alcune cose tipo il pollo fritto oppure aver mangiato gli spaghettoni udon saltati sulla piastra eccetera, spendendo veramente una cosa ridicola, in totale abbiamo speso penso 800 yen, cioè abbiamo mangiato tanto. Poi metteteci il melon pan che ho preso perché volevo assolutamente assaggiarlo e quella crocchetta meravigliosa, cioè io se ho speso al massimo 8 euro, 8,50 euro sarebbe addirittura tanto. E poi la cena della sera che abbiamo preso questo piccolo ristorantino come ce ne sono tantissimi in Giappone, tra parentesi solo local, cioè solo giapponesi, di 11 posti e abbiamo mangiato questa soba che sono questi spaghetti fatti di grano saraceno e che poi possono essere mangiati sia freddi che caldi, ma siccome faceva veramente freddo quella sera l'abbiamo mangiati caldi. Insomma, alla chiusura di questa giornata, dopo aver fatto veramente tanti chilometri a piedi, ecco perché ero veramente sfinito, oltre al jet lag, devo dire che comunque la giornata è stata bellissima. E allora, io intanto faccio una cosa però, per stuzzicarvi l'appetito per il prossimo video, vi lascio una piccola anticipazione. Piove, porca miseria piove. Allora è stato un po' complicato prendere l'autobus. Allora, siamo arrivati ad Ashiyama, abbiamo preso questo trenino viola. Adesso ci stiamo dirigendo verso il parco delle scimmie. Grazie di essere stati con me fino alla fine del video, noi ci rivediamo al prossimo e anche alla prossima ricetta, non ve lo dimenticate perché questo è Paris in cucina. Se ancora non l'avete fatto iscrivetevi al canale, mettete un like se vi è piaciuto, se avete bisogno di qualche informazione commentate sotto, io rispondo sempre a tutti e ci vediamo alla prossima. Bacioni!